Per me dipingere ha a che fare con la poesia. Per me la pittura ha come compagna la poesia, poiché è attraverso la poesia che si può percepire, intuire, senza descrizioni, senza analisi, quel che un dipinto è, quel che un dipinto comunica. E credo che lo stesso faccia la pittura con la poesia. Credo che attraverso un dipinto si possa avere un'esperienza intima, in forma, colore, immagine, di quel sentire particolare che la poesia evoca. Quindi credo che le due arti si sostengano a vicenda e che perlomeno per me siano indissolubili. Credo questo perché sia l'immagine sia la parola, attraverso il mezzo artistico, vengono trascese e donano un campo di significato che va oltre la superficie. Un campo che ha più risonanza con il campo dell'emozione, della memoria, dell'inconscio e dello spirito. Per questo motivo spesso come nome per i miei quadri do titoli che si riferiscono a versi di poesie, a incipit, a frasi allusive che suggeriscono un qualcosa che sta poi alla fantasia, alla riflessione completare. Credo che l'arte sia uno stimolo, un suggerimento per l'immaginazione, per quella regina che può donare un senso più profondo di realtà, che può far comprendere altre realtà. Credo che la pittura sia uno strumento conoscitivo pratico, uno strumento di rivelazione interiore che fa prendere conoscenza di se stessi osservando l'esterno. Si pone attenzione verso quello che si vede, ma allo stesso tempo si vede quello che si ha dentro. E dico un sistema di conoscenza basato molto sulla pratica, perché per me è passare ore e ore e ore a disegnare e il doppio a dipingere, quindi è un conoscere facendo. Parlando di questo, quindi posso dire qualcosa sul mio processo creativo rivolto a come si svolge la creazione di un dipinto, di un ritratto. Si svolge in varie fasi, ad esempio in un ritratto derivante da una sessione di posa dal vero con modella, ci sono più o meno 2-3 fasi. Nella prima fase c'è la sessione di posa, è una o più giornate di posa in cui la modella possibilmente sta immobile e rilassata, di cogliere attraverso il disegno il massimo dei dettagli, facendo dei disegni verosomiglianti e facendo anche degli acquerelli molto rapidi e istantanei che hanno la funzione di cogliere le emozioni, lo stato d'animo che mi attraversa in quel momento e anche quello che sento in contatto con il soggetto che ho davanti. Oltre a questa fase di disegno acquerello c'è anche una fase di fotografia istantanea. Utilizzo la Polaroid perché ha una risoluzione molto bassa e i colori sono saturi e ci sono pochi dettagli, però fornisce un'ottima documentazione della sessione di posa e, cosa ancora più importante, fornisce una sorta di immagine pittorica, quindi insieme all'elemento del disegno e dell'acquerello ho una sorta di bussola su una possibile rotta da seguire per quello che sarà poi il dipinto. Successivamente a questa fase c'è la fase di pittura vera e propria che affronto il più delle volte in solitario perché in questa maniera riesco a capire quello che ho sentito, visto durante la sessione di posa, durante il contatto con l'altro, ma anche vedere cosa sto facendo e cosa sto facendo, quindi ho una fase di pittura e riflessione allo stesso tempo. In questa fase inoltre c'è un fare che diventa anche cremare, diciamo, ecco, è la fase che si può dire fase di setaccio perché voglio togliere l'eccesso e riuscire a cogliere l'essenziale. Non è sempre facile, ma ci sono delle varie vie per arrivare a questo. Una di queste
queste è per me la pulizia dello sguardo. Con pulizia dello sguardo intendo il fatto che dopo aver passato molto tempo su un soggetto, un tema, su un dipinto, lo metto a riposare lontano dalla vista, quasi che me ne volessi dimenticare, e ci ritorno sopra dopo un po' di tempo, così che ho uno sguardo più libero, più scevro da quello che sentivo e anche dalle cose di cui non mi rendevo conto mentre facevo, perché è come dire rivedere una cosa dall'alto senza esserci immerso, senza essere a vedere soltanto il dettaglio, ma riuscendo a cogliere l'insieme. Quindi dopo questa fase, se mi rendo conto che qualcosa non va, il dipinto si trasforma e a volte dà origine proprio a tutto un altro dipinto o addirittura anche altri dipinti. E sì, quando una posa è fruttuosa dà origine a più dipinti, mentre quando il dipinto invece non mi risulta in eccesso o in una direzione che non voglio, quello che mi rimane da dire è bene.